Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi voglio preparare insieme a voi dei biscotti tipici del periodo pasquale. Sono soffici, profumati e davvero molto semplici. Per prepararli abbiamo tutti gli ingredienti già nella nostra dispensa. Sono divertenti e per realizzarli possiamo farci aiutare anche dai bimbi. Questi biscotti assumono diversi nomi in base alla regione di provenienza, però se vi interessa posso dirvi che è una ricetta greca antichissima, chiamata koulurakia. In Calabria li chiamiamo kuduraci, in Sicilia pupicullova e in Puglia scarcelle. Bene, se questa ricetta vi piace, mettetevi a prepararla insieme a me. Disponiamo sulla nostra spianatoia 1 chilo di farina 00, 300 g di zucchero, prepariamo le uova sode e, se vogliamo, possiamo anche colorarle con del colorante alimentare. Lasciamo asciugare per qualche minuto. Grattugiamo della scorzetta di limone, la scorzetta di un'arancia, sempre non trattate, e ricaviamo circa 120 g di succo d'arancia, un bel pizzico di sale, 2 uova intere. Aggiungiamo il latte, 100 g, il succo d'arancia e 300 g di burro ammorbidito. Una bustina di lievito per dolci e siamo pronti per impastare il tutto. Se ancora non siete iscritti al mio canale, potete iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Grazie di cuore. Iniziamo preparando i biscotti semplici. Possiamo fare le tipiche treccioline oppure le S. Questi sono davvero molto semplici e veloci da preparare. Buonissimi per la prima colazione inzuppati nel latte, sono davvero il top. Spennelliamo con uovo e decoriamo con qualche zuccherino colorato. Mettiamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti circa. Poi possiamo sbizzarrirci con tutte le altre forme. Adesso sto preparando il cestino. Facciamo il manico, poniamo al di sopra le uova, striscioline di pasta, qualche biscottino a forma di farfallina e di pulcino. Pennelliamo con l'uovo e decoriamo con i diavoletti colorati. Anche questo in forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Dopo possiamo fare anche i pulcini. Possiamo farli direttamente a mano perché tanto sono molto semplici. Se vi fa piacere potete seguirmi anche su tutti gli altri social, vi lascio i link qua giù in descrizione insieme alla ricetta. Questo è il coniglietto. Molto simpatico e sicuramente i bambini lo adoreranno. Un bel cuoricino per i più romantici. E adesso prepariamo la glassa. Io faccio una semplice glassa all'acqua senza utilizzare l'albume.
Quindi facciamo una confezione di zucchero a velo, aggiungiamo acqua molto calda, poco alla volta e iniziamo a mescolare con il cucchiaino fino ad ottenere una glassa liscia e abbastanza spumosa. Mi raccomando, aggiungete pochissima acqua per volta perché se aggiungiamo troppa acqua, dopo la glassa si annacqua e non si asciuga più. Concludiamo con degli Smarties colorati e con i diavoletti. Guardate come vengono carine. Tipicamente viene utilizzata una glassa chiamata ghiaccia reale con albume, però a me personalmente non piace utilizzare le uova a crudo, quindi mi trovo molto bene con questa glassa all'acqua. E voilà, questo è il risultato. Per realizzare tutti questi kuduraci che vedete sul tavolo ho fatto 2 impasti, quindi 2 kg di farina. Con 1 chilo di farina otteniamo 7-8 biscotti grandi di queste dimensioni. Spero che questa ricetta molto semplice e divertente vi sia piaciuta. Se così commentate, fatemi sapere se conoscete questi biscotti e se li preparerete anche voi per questa Pasqua. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like al video. Potete anche condividerlo con i vostri amici cliccando sul pulsantino qua giù condividi. Mi trovate anche su tutti gli altri social, se vi va vi lascio tutti i link in descrizione insieme alla ricetta. Adesso tra poco vi faccio vedere anche l'interno. Aspettate. E voilà, biscotti super soffici, buoni da inzuppare. E naturalmente anche l'uovo sodo può essere consumato per diversi giorni. Naturalmente vi consiglio di non consumarlo se li conservate per più di 3 giorni. Le uova, come sapete, sono simbolo di fertilità e di abbondanza. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao a tutti!